Oggi parliamo di strumentazione live, vi ho portato un po' di microfoni e vorrei appunto consigliarvi la scelta anche del microfono che utilizzerete poi live o quando dovete provare per conto vostro. La scelta del microfono è molto importante, per cui dovremo fare alcune considerazioni per capire meglio come scegliere appunto il microfono. Questi sono quelli che ho io. Di solito io utilizzo Shure, diciamo 3 microfoni su 4 di questi qui che ho sono della Shure. Mi sono sempre trovato molto bene con questo tipo di marchio. So che ci sono altri marchi molto buoni come Sennheiser per esempio, però io sinceramente non li ho mai provati di persona, quindi non vi so consigliare per quello. Quindi io vi dico qual è la mia esperienza e come mi trovo con i microfoni che avete visto qui, dandovi alcune informazioni per capire meglio anche come scegliere. Vi lascio poi qui in descrizione i link se volete acquistare questi prodotti da Amazon o da altri siti. Io vi lascio il link di Amazon, tra l'altro io ho l'affiliazione con Amazon, quindi se comprate dal link che vi ho mandato a voi non cambia niente, però a me arriva una minima percentuale e questo mi aiuterà anche a supportare il canale Patreon. Piccola premessa: se siete un po' profani anche della strumentazione live, ovviamente questi microfoni vanno utilizzati con un cavo XLR, chiamato anche cavo Canon praticamente, che da un lato entra nel microfono e dall'altro va nel mixer, ok? Quindi dovete avere un mixer o una scheda audio che a sua volta poi ha l'uscita per le casse o per la cassa se ne avete una sola, ok? Quindi c'è questo tipo di routing, ok? Microfono, cavo XLR, mixer o scheda audio, altro cavo che possa essere jack o sempre Canon che va verso l'impianto audio, ok? Questo ve lo dico perché magari comprate il microfono e siete convinti di poterlo già usare ma non avete poi la strumentazione. Questo per i principianti è un errore molto comune, quindi mi raccomando, se volete farvi il vostro set live dovete anche poi acquistare magari una cassa da voce, un mixerino. Si può anche collegare eventualmente direttamente alla cassa, ma ve lo sconsiglio perché avrete una qualità veramente bassissima, ok? Quindi anche tutte queste cose trovate sempre nel link con i consigli per gli acquisti. Dopo magari faccio anche una considerazione sui microfoni wireless verso la fine magari. Ora partiamo dal microfono dei microfoni, il più famoso, il più utilizzato, veramente a tutti i livelli, dai principianti ai professionisti. Lo vedete sui palchi di Sanremo, lo vedete sui palchi di qualsiasi tipo, è lo Shure SM58. Questo è un microfono che costa un centinaio di euro, poco più, adesso secondo me sta sui 120 euro, tempo fa costava meno, quando l'ho comprato io costava poco meno di 100 euro addirittura, però è un microfono che io ho da 20 anni. No, diciamo l'ho preso quando ho iniziato a cantare, quindi sono tipo 16 anni che ce l'ho, 16-17 anni, e ancora funziona. Quindi è un microfono di ottima qualità, di ottima fattura, è caduto un sacco di volte, come vedete è ammaccato, ma non si è mai rotto in vita sua, funziona benissimo e ancora adesso lo utilizzo. È un buon microfono sia per la qualità della fattura sia per la resa, perché si adatta a qualsiasi situazione, non solo per la voce, ma lo puoi usare anche come microfonazione della cassa della batteria, per esempio, no? Ha il vantaggio che è molto chiuso, quindi diciamo raccoglie poco il rumore esterno e quindi anche magari se lo usate dal vivo su un palco non innescherà il famoso Larsen, no? Chiamato anche feedback, che praticamente è quel fischio che si sente quando il microfono entra diciamo in un loop di segnale con una cassa, per esempio la spia che avete davanti, no? Quindi praticamente il segnale passa all'infinito tra il microfono e la spia e quindi inizia a fischiare, a fare dei rumori molto molto fastidiosi. Lo Shure SM58 praticamente è molto difficile che vada a fischiare, ok? Quindi è un ottimo vantaggio questo. Dall'altro però questo è anche uno svantaggio per chi canta, perché essendo molto chiuso questo microfono va anche a rendere la voce un pochino più chiusa, appunto, più ovattata, sentirai meno le frequenze alte, le frequenze medie diciamo, e sentirai molto più le basse, quindi va comunque equalizzato in un certo modo per migliorare, schiarire appunto la resa sulle alte.
e bisogna togliere un po' di basse, però dipende che voce avete. Questa è una cosa molto importante. Se avete una voce già molto squillante, magari siete delle ragazze che hanno una voce molto, molto chiara, sopranile, e usate questo microfono qui, starete benissimo, perché essendo che questo microfono è un po' più scuro, vi andrà ad attenuare quello squillo che c'è già nella voce, senza toglierlo ovviamente, ve lo andrà a smussare un po' e vi darà quel corpo sulle basse che invece magari tendete a perdere di natura, no? Quindi questo è consigliato più che altro per le voci molto chiare e molto squillanti. Altra premessa, tutti questi microfoni, anche quelli che vi farò vedere dopo, hanno tutti il filtro anti-pop integrato. Praticamente ve lo faccio vedere svitando. Praticamente dentro la capsula avete una spugnetta, non so se si vede, praticamente questa spugnetta andrà ad attutire le consonanti esplosive come la P, la B, che sono fastidiose appunto da sentire quando cantate dal vivo. Questo è un altro vantaggio molto 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 utile, però tutti i microfoni sono fatti in questa maniera, sono tutti microfoni da live. Se invece avete la voce un po' più scura, quindi diciamo per la maggior parte dei cantanti uomini, devo dire, questa cosa succede, e anche per le ragazze che hanno una voce un po' più scura, più da contralto, diciamo così, è un po' più adatto il Beta 58A, che è sempre della Shure, è diciamo il modello immediatamente successivo all'SM58, ok? Ha delle caratteristiche simili ma altre molto diverse. Per esempio, questo è un microfono supercardioide, termine tecnico per dire che in realtà è un po' più aperto come microfono, nel senso che raccoglierà più informazioni anche dall'ambiente. Ciò significa che è un po' più sensibile e rischierà un pochino di più, leggermente di più rispetto al 58, di andare in Larsen sul palco. Però se posizionate correttamente le spie a 45 gradi rispetto al microfono, quindi non la devo tenere davanti la spia ma la devo tenere un po' di lato, c'è scritto anche nel manuale di istruzioni, tra l'altro, che non si legge mai nessuno, però c'è scritto assolutamente, e questo microfono diciamo non dovrebbe dare problemi. A me sinceramente non ha mai dato problemi, quindi comunque è un piccolo difetto tra virgolette che si può tranquillamente gestire senza problemi, però ha tanti altri vantaggi. È un microfono molto più brillante, ti enfatizza molto di più le frequenze alte, le frequenze medie, e rende la voce più chiara, più squillante, più definita anche al mio orecchio, alla mia percezione, e ha un pochino meno di basse rispetto all'altro, e quindi già io con questo microfono qui io l'attacco nel mixer e non devo toccare niente a livello di equalizzazione, perché mi piace già moltissimo come suona così, mentre col 58 devo per forza andare a equalizzare, perché sennò faccio un po' fatica a cantare, soprattutto i generi che canto io, quindi rock e metal soprattutto, o pop anche, sono generi che richiedono un po' di brillantezza, un po' di chiarezza, quindi se il microfono ve la toglie dovete restituirla da un'altra parte. Quindi anche in questo caso dipende il genere che fate, ok? Quindi quello che vi consiglio è, se avete la possibilità, provate, se avete qualche amico che ve lo presta, ve lo fa provare, ve ne rendete conto se è il vostro microfono, perché vi innamorate subito. Io la prima volta che ho provato questo Beta 58A mi sono veramente innamorato immediatamente, mi sono stupito della definizione del suono, della qualità, di come enfatizzasse la mia voce senza snaturarla. Quindi questo è assolutamente il microfono della mia vita, il microfono preferito, lo uso praticamente dappertutto, quindi sia magari col mio tributo dei Purple, sia con la mia band power metal, sia con i miei progetti appunto acustici o pop. Cioè questo è un microfono veramente fantastico ed è un microfono pensato proprio per la voce, questo microfono per la voce, mentre il 58 può essere usato anche, cioè è comunque pensato per la voce, ma può essere usato anche in altri contesti, perché è un microfono un po' più da battaglia, diciamo. Anche questo microfono qui lo vedrete tantissimo sui palchi di Sanremo, per esempio, in altri contesti altamente professionali, quindi è un microfono veramente fantastico, un po' più sensibile, quindi mi raccomando attenzione a come lo usate, perché se vi cade poi insomma potrebbe anche danneggiarsi, però insomma ve lo consiglio veramente tanto. Costa un po' di più perché siamo già sui 180 euro più o meno,
meno, però è un investimento che io sinceramente farei. Se invece avete un budget un po' più basso, perché ci sta, non tutti possono permettersi magari all'inizio almeno di acquistare un microfono di questo tipo, io ho trovato questa alternativa che è il Behringer Ultra Voice XM8500, ci avevo fatto anche una recensione che trovate su YouTube. È un microfono da 20 euro, ok? Che però è molto molto simile al primo che vi ho fatto vedere prima, quindi lo Shure SM58, veramente molto molto simile. È un po' più scuro, ha un po' più di basse, ha un po' meno medie, quindi un po' meno definito sulle medie, che sono le frequenze più importanti per la voce, in realtà, però è veramente simile, quindi anche come resa è ottima, per cui vi consiglio magari di provarlo, se tanto per 20 euro veramente, cioè è una cifra ridicola per un microfono di questa fattura, perché poi è anche solido, non è una cinesata, ecco, quindi ve lo consiglio, ed è un microfono valido, è molto molto simile all'SM58. Vi faccio vedere l'ultimo che ho, che è un microfono in realtà a condensatore, mentre quelli che vi ho fatto vedere prima sono tutti microfoni dinamici, cambia il materiale con cui è fatto, quindi magari poi adesso non voglio entrare nel dettaglio tecnico, però se volete approfondire anche tutte queste cose magari poi le vediamo insieme in altri video. Però microfono a condensatore, ma che è molto pratico anche live, perché per via dell'impugnatura, perché normalmente il microfono a condensatore è fatto come questo che vedete qui, che è più un microfono da studio. Questo è un microfono che può andare bene sia per lo studio, per registrare in studio o in casa se volete appunto fare una cosa più homemade, ma anche live. Io questo qui l'ho usato tanto anche in contesti elettrici, alternative metal, comunque anche abbastanza carichi. E devo dire non è male, è molto definito, molto ancora più chiaro e brillante del Beta 58. Questo qui è lo Shure, sempre Shure Beta 87C, ok? Esiste anche l'87A, cambia un po' per alcune cose, però è abbastanza simile, ed è un microfono molto sensibile sulle frequenze alte, quindi schiarisce moltissimo la voce, fa percepire molto di più l'aria nel suono, quindi se fate dei generi molto ariosi, molto tipo Billie Eilish, no? O cose molto molto vellutate, flautate, questo microfono fantastico. Io lo usavo soprattutto in contesti acustici, appunto, magari chitarra e voce o piano e voce, cose molto molto intime, e questo microfono qui è veramente super definito, chiaramente un po' più costosetto perché costa sui 300 euro se non ricordo male, sì, più o meno siamo sui 300 euro, ed è un microfono molto molto sensibile, cioè vi cade una volta e si rompe. Ve lo assicuro perché mi è successo. Poi per fortuna era in garanzia, quindi me l'hanno sistemato, però state molto attenti perché è molto più sensibile, infatti è anche molto più leggero come peso, e ha appunto queste caratteristiche, però vi ripeto, per i suoni un pochino ariosi, flautati così, è veramente fantastico. Sconsigliato per le voci molto molto chiare e molto molto brillanti, almeno provate se avete possibilità di provarlo, però sinceramente non lo consiglierei a una voce già molto squillante di suo, perché vi enfatizza ancora di più queste frequenze medio-alte. Ok, mi fermo qua, ho fatto una panoramica sui microfoni, fatemi sapere se avete domande, spero di non essere stato troppo tecnico, ma credo che sia anche molto utile capire appunto come sono fatti questi microfoni per capire meglio anche come sceglierlo. Vi dico l'ultima cosa sui microfoni wireless. Allora, i microfoni wireless intanto costano almeno il doppio rispetto alla controparte a cavo. Ok, tipo lo Shure SM58 che appunto nuovo costa 120, se prendete la versione wireless vi costa almeno 250, una cosa del genere, forse anche di più, forse anche un po' di più. Comunque sono cifre un po' altine e in realtà poi il wireless fa perdere un po' di qualità inevitabilmente, anche se prendete il marchio Shure, anche se prendete insomma cose di valore, però è inevitabile che nel momento in cui il segnale viene tradotto in segnale wireless e poi deve essere riconvertito in segnale audio e quindi in impulso elettrico, è normale che qualcosina si perda o magari ci sia una leggerissima latenza, qualcosina che magari lì per lì non percepite, ma poi vi rendete conto che cantate peggio col microfono wireless rispetto al microfono a cavo. Quindi è vero che è comodo non avere il cavo in mezzo alle scatole che magari vi inciampate o si stacca, non lo so,
però io sinceramente ad oggi io utilizzo sempre il Beta 58 col cavo, fine, ok? Poi c'è tutto il discorso anche riguardante in-ear, spie, eccetera, eccetera, ma questo lo farò in un altro video. Per ora ci fermiamo qua perché sennò diventa un video lunghissimo. Se avete domande fatemi sapere e ci vediamo al prossimo. Ciao!